Buonasera, mi scuso fin da subito per questo prologo inaspettato ma non del tutto improprio all'operazione cui state per assistere, che è un'anticipazione di Dell'amore e dell'onore, il primo fanfilm italiano su Star Trek, scritto da Carlo Jack Ponissi, ed è questo malloppo qui. Cosa ci piace ancora oggi dello Star Trek originale, quello degli anni 60? Le scenografie di cartapesta? I mostriciattoli di gomma? Beh, forse, ma quello che conta è che Star Trek è sempre stato uno show sui personaggi. Talvolta si sono fatti veicolo di racconti più grandi di loro, talvolta erano loro al centro della storia. E noi vogliamo tornare a quel principio. Noi vogliamo concentrarci sull'approfondimento psicologico. Li vedrete dialogare in un ambiente teatrale, essenziale, una scenografia disossata, spesso addirittura assente, senza rubare mezzi espressivi propri del cinema che in questo caso sarebbero di ingombro alla nostra operazione. Anzi, spesso vedrete l'ambiente di ripresa e di prova palese. E vogliamo rendere chiara questa cosa, non dite che non vi abbiamo avvisato, non arriveremo fino alla fine della sceneggiatura. Non voglio fare spoiler, ma a un certo punto il film finirà e voi non ci potrete fare niente. Beh, questo non è del tutto vero. Questo è un film fatto dai fan per i fan e per vedere il prodotto finito, definitivo, sarà fondamentale la vostra partecipazione all'avventura, quindi vi invito fin da subito a esplorare il sito del progetto di crowdfunding. Adesso vi lascio da soli con l'equipaggio della USS Tucker III. Energia! Energia! Papà? Dobbiamo andare. Capitano di plancia. Benvenuto a bordo, capitano D'Amato. Grazie, comandante Fisher. Siamo pronti? Dovremmo. Cadetto? Qui abbiamo finito, comandante. Pronti a salvare al suo ordine. Signor D'Amato, che ne direbbe di eseguire lei la manovra? Sì, signore. Comunicazioni. Richiedere autorizzazione di partenza al controllo di navigazione. Autorizzazione ricevuta. Sgomberare cordone ombelicale. Sì, signore. Ingegneria, passare a energizzatore principale. Comandante, l'ombelicale è sgombro. Ci danno il via libera. Molto bene, signor Reisi. Sganciare cordone ombelicale. Cordone ombelicale sganciato. Tutti i sistemi di navigazione sono in linea e pienamente operativi. Campo di integrità strutturale attivo e in piena efficienza. Comunicazioni. Richiedere aperture porte dell'hangar. Controllo volo accusa ricevuta. Porte dell'hangar in apertura. Propulsori di manovra. Signor Makarova, ci porti fuori.
Sono anni che aspettavo questo momento. E da lui mi sarei quasi aspettato che ordinasse pieno impulso. Ma capitano, è contro il regolamento. Lo so. L'ho scritto io quel regolamento. Che rotta, comandante? Se posso? Ma certo. Rotta a discrezione del capitano D'Amato. Timoniere, rotta 147, Mark 25, curvatura 4. Direzione 147, Mark 25, curvatura 4. Curvatura 4, la prima volta che porto una nave stellare in curvatura e mi ordina curvatura 4. Beh, è un po' come uscire con un tipo e finirci a letto senza averci cenato. Dai. Guarda che l'ho vista la tua faccia, sai? E che rotta poi? 147 Mark 25. E che cosa avrebbe di speciale? A curvatura 4. In 5 giorni potremmo essere in pieno impero Klingon. 5 giorni? 5, 4, 6. Dipende da chi ha tracciato la mappa che guardi. Ovviamente cambieremo rotta ben prima di arrivare là. Anche se anch'io mi toglierei la curiosità. Che curiosità. Beh, vorrei vedere che faccia un Klingon. Quando il professore Boyce cianciava di retrovirus potenziati e derive genetiche, finivo sempre per addormentarmi. E lo so bene, senza di me col cavolo che lo passavi quell'esame. Però, seriamente, non sarebbe male vedere un Klingon? Personalmente li manderei tranquillamente la prossima volta. Una cosa sono le simulazioni, un'altra cosa è la realtà. E io non ho mai visto così reale come oggi la mia console. Tutte quelle spie accese nello stesso momento. Dai. Dov'è il tuo spirito di avventura? Signore? Signor sì, signor Commodoro. Seriamente, tutti questi anni e non l'ho mai visto così pieno di sé. Io non ti avevo mai visto così concentrata, se per questo. Come fai a essere così tranquillo con tuo padre in plancia? Se ci fosse stato il mio sarei corsa a nascondermi. E Fisher poi ti mette così al centro dell'attenzione. Ma li conosci, D'Amato, gli impavidi. Lo chiamavano così, sai? Capitano Daniel D'Amato, l'impavido. Stratega di Donato 4. Ci sono abituato. Con lui è tutta una performance. O sei il migliore o sei fuori. Beh, non per nulla non avevi vita sociale prima di conoscere noi fattori di disturbo. Touché. No, davvero, che ci fa tuo padre qua? Cioè, prima doveva essere una semplice crociera noi e Fisher, e di colpo ci ritroviamo a bordo un eroe di guerra. Un capitano che ha scritto mezzo regolamento. Può capitare che un capitano in congedo abbia voglia di farsi una crociera nello spazio, no? È una tradizione di famiglia, da molte generazioni. Io l'ho accompagnato nella sua ultima missione e lui mi sta ricambiando il favore. Alla faccia del favore, io sono ben contenta che mi siano a casa su Marte. E da tradizione come vanno queste missioni familiari?
Si finisce tutti quanti in qualche anomalia spaziale? Alma, No, davvero. Magari veniamo silurati dai Klingon. Alma. Un bel siluro e Tutto bene, amico? Sì, tutto bene. Ma che c'ha? Tu startene un po' zitta, no? Ma che ho fatto? Penso che sua madre ci sia morta in quell'ultima missione. Diario personale del comandante, data stellare 1201.5, quarto giorno di navigazione. La classe si è comportata egregiamente, raggiungendo e superando le mie aspettative. L'essere nelle vicinanze del confine dei Klingon ha fatto volare l'immaginazione di questi giovani ufficiali. Oggi sono dei sognatori e fantasticano di battaglie e pianeti alieni. Domani saranno esploratori e quei nuovi mondi li visiteranno davvero. Sono esattamente ciò di cui la flotta ha bisogno. Timoniere, rotta 132 Mark 4. Non puoi dire sul serio, non ci passo! Sì che ci passi, fallo! Troppo tardi, si vedono in arrivo! Fine simulazione. La nave è andata distrutta. Cadetti, resettate le vostre postazioni. Con te faccio i conti dopo. Capitano, potrei parlarle? Signore, che cosa ho sbagliato? Se Kevin avesse eseguito il mio ordine ce l'avremmo fatta. Cadetto, lei ha ordinato una manovra al di fuori delle specifiche della nave. Ma non un impossibile. Io ho già fatto cose del genere. Lei sì, ma signor D'Amato non è un timoniere esperto. Voi vi addestrate per poter ricoprire ogni ruolo in caso di necessità, ma non tutti possono eccellere in ogni posizione. Deve imparare a conoscere il suo equipaggio. È una parte importante del comando. E quindi qual era la soluzione? Era una simulazione senza via d'uscita? Anche in questo caso deve imparare a conoscere il suo nemico. Quelli erano Romulani, non Klingon. Con i Klingon non si può negoziare. Sono animali, combattono senza tregua e considerano ogni tentativo di negoziare o di fuggire un oltraggio all'onore. Con i Romulani invece c'è sempre la possibilità di trovare un accordo soddisfacente per entrambi, o almeno distrarli quanto basta per organizzare una fuga. Grazie, capitano. Ci penserò su. È quasi il momento. E presto. Questa sera. Scacco. Facciamo ancora in tempo a tornare. Ne abbiamo già parlato. Sono anni che ci prepariamo. Facciamolo. Scacco. Ho bisogno di sapere che quello che stiamo facendo è giusto. Giusto, sbagliato. Tutto dipende dalla prospettiva. Scacco. Non mi trascinerai nell'ennesima discussione sul relativismo morale. Io sono più cocciuto di te. Una guerra è sempre sbagliata. Guerra. Il comando è paranoico. I Klingon sono in guerra fra loro da anni. Nessuno ci noterà. Scacco. Su una cosa hai ragione, però. Sei più cocciuto di me. Non per niente continui a sfidarmi a scacchi vincendo sì e no una partita ogni 3 anni. Scacco. Ho bisogno di sapere che nessuno si farà male, che nulla andrà storto. Entreremo, ne tireremo fuori e ce ne andremo. Fidati di me. Niente può andare storto. Scacco matto.
Ciao Kevin. Tutto ok? Brutta giornata. Dici che ce l'ha ancora con me? Gli passerà. Con queste simulazioni siamo tutti un po' nervosi. Comandante, avrei una comunicazione da fare. Prego, capitano. Signori, per ordine della flotta stellare alle ore 02:00 assumo il comando della nave, che venga annotato sul diario di bordo. Da questo momento ogni comunicazione subspaziale verrà interrotta e opereremo nel più completo silenzio radio. So che pensavate di essere fuori per una missione d'addestramento, ma abbiamo bisogno delle vostre competenze per una missione della massima importanza e segretezza. Vi prego quindi di evitare ogni tipo di speculazione sulla natura della nostra missione. Il comandante Fisher assumerà il ruolo di mio primo ufficiale. Gli ordini appena impartiti confermano il trasferimento di comando, signore. Molto bene. La nave è sua, capitano. Grazie. Signor Makarova, rotta 130 Mark II. Signore, come da regolamento sono tenuta ad informarla che questa rotta ci porterà in pieno impero Klingon. Ben fatto, cadetto. Conosco bene il regolamento. L'ho scritto io. Rotta confermata, curvatura massima. Ciò che è fatto non può essere disfatto. Energia! Ho bisogno di sapere che nessuno si farà male. Ci stiamo avvicinando a K7, dove ci uniremo al resto della flotta. Il comandante mi ha garantito che ti farà rientrare sulla Terra in tutta sicurezza. E con i dati che abbiamo raccolto dall'avamposto abbiamo tutto quello che ci serve. I Klingon non sanno quello che li sta per colpire. Avevi detto. L'ho detto e lo ripeto. Tornerò a casa. Ma ora la flotta ha bisogno di me. E lo devo. Anche a Samantha. Avresti dovuto salvare lei. Ciò che è fatto non può essere disfatto. Daniele, ti voglio bene. Sì? Mi dispiace svegliarla, signore, ma ha chiesto di essere informato di qualsiasi attività insolita. Stiamo rilevando un'ombra sensoriale piuttosto strana. Sospettiamo che sia una nave che ci sta seguendo. Esegua una deviazione di 40 gradi a dritta e continuate a tenerli d'occhio. Arrivo subito. Eccola di nuovo. 4 cambi di rotta. Scompare e riappare poco dopo. È decisamente una nave. E ci sta decisamente seguendo. Klingon. Perlomeno non sembra interessata ad attaccarci. Per ora. Possiamo liberarcene. Penso che dovremmo lasciar perdere. Torniamo in spazio federale, andiamo via di qui. Signor D'Amato, abbiamo degli ordini e non spetta sicuramente a lei abortire la missione. La missione. Può ancora essere completata. Signor Makarova, si prepari a uscire dalla curvatura. Sala macchine. Appena fuori dalla curvatura disattivate l'energia principale. Voglio che restino attivi soltanto il supporto vitale e i sensori passivi. Con un po' di fortuna ci supereranno e quando si accorgeranno di averci persi saremo già lontani. Capitano, mi ritrovo costretta a chiederglielo. Qual è la natura della nostra missione? Ormai non ha più importanza. L'arrivo dei Klingon cambia tutto. Sono stato avventato e la missione è fallita. Ora dobbiamo cercare di sopravvivere e di andarcene. Capisco. Non è colpa sua, Daniel.
La flotta avrebbe dovuto pensarci 2 volte prima di mandare una nave piena di cadetti in spazio rivendicato dai Klingon. Posso parlare francamente, signore? Sempre. Sono molto preoccupata dal suo comportamento in battaglia. Direzione 121 Mark 2. Phaser, fuoco! Fallo sul ponte D, perdiamo atmosfera! Manovra diversiva da Matto 7. Pronti coi phaser. Capitano, dobbiamo ritirarci, siamo troppo in inferiorità. Manovra 148 Mark 3. Pronti coi phaser. Capitano, non ce la possiamo fare! Fuoco! 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 Papà! Hai ragione. Non possiamo sopraffarli. Signor D'Amato, cosa sappiamo di quella nave? È un ricognitore! È un vecchio modello, ma ben armato! Signor Makarova, pensa di poter manovrare all'interno di quell'anello di asteroidi? Quanto all'interno? Quanto serve? Lo faccia. Non mi fraintenda se ne è uscito con un'idea brillante a cui io non avrei mai pensato, ma era chiaro che il vascello nemico fosse molto meglio armato rispetto a noi. Il nemico ci intima di arrestare i motori e presentare la nostra resa, signore. Ne sono convinto. Avanti così. Potremmo farcela. Noi possiamo manovrare lì in mezzo, loro no. Bello, come adesso si appossiamo al plurale. Giuro che se ci tiri fuori di qui, d'ora in poi userò il plurale maiestatis con te. Rallenta, si stanno ritirando. Quando saremo all'interno di quell'anello non ci potranno più tracciare. Makarova, situazione. Siamo in orbita attorno a uno dei frammenti più grossi. Stando al computer dovremmo essere tranquilli per qualche ora. Rapporto danni. Rapporto danni. E se lei non avesse insistito a combattere, forse non sarebbe morto nessuno. E forse Sì, certo, ma con i Klingon. Signore, sua moglie ritiene i Klingon responsabili della sua morte. Capitano, se la situazione fosse diversa, se la sua reputazione non la precedesse e se io non avessi imparato ad ammirarla per la sua persona e come ufficiale, le starei chiedendo se sta davvero portando avanti una missione della flotta stellare e non una qualche strana sorta di vendetta privata. Ma non glielo chiederò. Falle su tutti i ponti dalle sezioni 2 alla 18. Almeno 9 morti e 20 feriti. Siamo senza energia principale. Chiedo il permesso di lasciare il ponte. No, ho bisogno di te. Chiedo il permesso di lasciare il ponte! Signore! Senza di litio non abbiamo speranza. Non potremo mai lasciare il sistema.
l'ultima? Fatto tutto? E allora fatevi un applauso, signore, ben finito.